Ciao, sono Valentina Nobili e questo è Permacultura con te, il podcast sulla permacultura. Oggi ti porto in Perù, nella regione di Oxapampa, dove nel 2018 è nato il primo progetto al mondo di produzione di caffè in permacultura. In una terra di piantagioni di caffè mutilate dal glifosato, si trovano ora delle foreste commestibili sane e rigogliose, che hanno aiutato la popolazione indigena Yanesha a riscattarsi dal neoschiavismo e a trovare una svolta dal punto di vista non solo agricolo, ma anche economico e sociale. Il fondatore di questo progetto, chiamato The Seven Elements, è Giorgio Piracci, dottore naturalista, esperto di relazioni internazionali, permacultore ed imprenditore. Durante l'intervista, Giorgio ha fatto luce sulle dinamiche della filiera convenzionale del caffè e sul cambiamento positivo che l'approccio permaculturale ha apportato alla popolazione locale. Prima di cominciare, ti ricordo che puoi seguire Permacultura con te su Facebook, Instagram e YouTube. Ti invito anche ad iscriverti al podcast, a mettere like, commentare e condividere i contenuti sui social media, azioni semplici ma importantissime per aiutarmi a portare avanti questo progetto. Ora ti lascio l'intervista con Giorgio Piracci. A dopo! Buongiorno Giorgio, benvenuto su Permacultura con te. Innanzitutto parlami un attimo di te. Allora, io sono un dottore naturalista, ho una specializzazione in ecologia e successivamente ho preso un master in cooperazione internazionale per lo sviluppo delle aree rurali, che mi ha portato in quella che per me è il posto più bello del mondo, il cuore della biodiversità mondiale, che è l'Amazzonia. E quindi grazie a questo master sono approdato in Perù nell'ormai lontano 2005 e da lì ho iniziato una serie di avventure professionali e umane con delle popolazioni locali, in particolare con la popolazione indigena Yanesha nella provincia di Oxapampa, e da lì insomma ho fatto poi tutti i passi che mi hanno portato a quello che faccio oggi, a occuparmi di caffè e permacultura professionalmente e ecco appunto attorno al 2014-2015 ho scoperto il mondo della permacultura, ho scoperto che era un mondo molto meno fricchettone di quello che poteva sembrare da fuori, in realtà una disciplina basata su solide basi scientifiche, perché era un mio collega, il fondatore della permacultura, Bill Mollison, era un accademico, uno scienziato, tutt'altro che un hippie new age, e da lì è stato amore proprio un colpo di fulmine. Ho fatto il mio classico PDC con Andrew Millison, che è un noto insegnante di permacultura statunitense, fatto presso Oregon State University. Ho iniziato a applicare la permacultura in piccolo su quello che era un mio piccolo terreno, un orto, che poi ho trasformato in orto polifunzionale, sinergico e col quale ho iniziato a nutrirmi e a rifornire ristoranti del posto dove vivevo, visti i successi e l'abbondanza di cibo prodotta, e poi applicarlo in campo a livello professionale, portandolo nel mondo del caffè. E dicevi quindi nel 2005 sei arrivato in Perù e cos'è successo? In Perù ho conosciuto innanzitutto questo bellissimo ecosistema proprio fatto da elementi naturali e umani, l'ecosistema della selva centrale del Perù, la provincia di Oxapampa, riconosciuta come riserva della biosfera dall'UNESCO dal 2010. Ho avuto anche l'onore di partecipare al processo di riconoscimento di quest'area, girai un documentario nel 2006 che si chiama Poetare Machine, che fu il primo documentario mai girato sulla popolazione nativa Yanesha. E io ho iniziato a lavorare principalmente in progetti rurali legati al cosiddetto turismo vivenziale, come si dice in spagnolo, cioè progetti di agroturismo a favore delle comunità native, comunità che in quella zona sono tutte legate alla produzione di caffè o cacao, per quello che vivono ad altezze più basse. Sono diventato amico, membro anche di famiglia di alcuni, perché poi sono nate delle amicizie, sono stato il padrino di una ragazza, della figlia di uno dei fondatori di quello che poi è il mio progetto attuale, e mi sono accorto che queste persone fondamentalmente lavoravano a ciclo continuo tutto l'anno, duramente, spesso con tecniche che mettevano anche a repentaglio la loro salute, quindi l'utilizzo di purtroppo
glifosato, che è uno dei veleni più usati in assoluto in Sud America e non solo, fertilizzanti chimici, tutta una serie di pratiche, insomma, costose economicamente, pericolose per la salute, sbagliate anche dal punto di vista ecologico e senza una reale economia dietro, perché il caffè, che è la sostanza più commercializzata al mondo dopo il petrolio, è la bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua, quindi questo per far capire che economie muove. In realtà è un prodotto agricolo basato sul neoschiavismo. Le persone che lo producono hanno delle paghe veramente infime, miserrime, che molto difficilmente riescono anche a coprire i costi di produzione, tant'è che in tantissimi paesi produttori vi è un abbandono delle chacre, cioè dei terreni caffeicoli, le nuove generazioni ormai abbandonano questi cultivi con anche ripercussioni su quello che è la produzione e i volumi del caffè. Da lì, quindi nacque proprio l'esigenza di cercare di fare qualcosa, perché io stesso ho partecipato con i miei amici al lavoro, alla raccolta, a despolpare il caffè, si tratta di ore e ore e ore di lavoro durissimo, per poi ti fai i conti, dici: "Ma insomma, voi state lavorando per niente, in condizioni anche molto sbagliate, avvelenandovi", perché chiaramente queste persone vengono molto affascinate da venditori locali di prodotti chimici che spiegano che il glifosato fa risparmiare ore di lavoro e questo e quell'altro, ma poi in realtà ci si accorge dei danni, dell'incidenza di malattie, malformazioni neonatali, insomma tutta una serie di danni legati soprattutto gli effetti, no, in ambito endocrino di queste sostanze che spesso rimangono nel terreno, si bioaccumulano per esempio nel latte delle vacche che successivamente pascolano su questi terreni, inquinano le falde acquifere e poi effetti a catena anche dal punto di vista agroecologico, i terreni che si impoveriscono sempre di più, contadini che non riescono a uscire dalla spirale di dover ricomprare e rimettere fertilizzanti che poi usano senza protezioni perché non hanno avuto un'adeguata istruzione anche tecnica, quindi non ci sono strumenti per proteggere le vie respiratorie, le mani, tempi no, di decantazione di questi prodotti tra il loro utilizzo e la raccolta magari della frutta, del caffè in particolare, ma questo avviene anche in mille altri prodotti che poi noi mangiamo. Quindi da lì nacque l'idea di provare a portare un cambiamento e questo cambiamento, secondo me, io ho visto nella permacultura lo strumento operativo in grado di portare una soluzione. Come ho detto, nel 2014-2015 mi sono avvicinato anche professionalmente al mondo della permacultura e l'ho trovato affine a quello che era il messaggio della ONG che nel frattempo avevamo creato, cioè quello di portare, quella che in inglese si chiama human security, sicurezza umana, che è un concetto creato dalle Nazioni Unite nel '92 e che dovrebbe andare oltre, l'idea di sviluppo sostenibile, perché lo sviluppo sostenibile è sempre legato un po' all'idea di continuare a fare economia riducendo i danni, no, e in realtà la sicurezza umana è qualcosa di diverso, cioè cerchiamo di creare proprio delle condizioni affinché gli esseri umani possano godere di questi 7 elementi che poi hanno dato il nome al mio progetto, quindi sano ambiente, una sana alimentazione, la salute, i diritti politici, sociali, culturali, la sicurezza personale, quindi un insieme di fattori che devono essere assicurati indipendentemente dalla crescita economica. Quindi non si parla più di cercare una crescita economica sostenibile, quanto di creare delle condizioni affinché io, anche con un'economia più piccola, abbia accesso a un cibo sano, a un ambiente sano, possa godere dei miei diritti sociali, economici, eccetera, eccetera, no? E quindi quello che ci dà la permacultura, l'idea di dire chissà io ho poche entrate, ma queste poche entrate valgono di più perché mi produco una parte di cibo, mi produco una parte di medicine, di fertilizzanti, di risorse. Ed è stato tutto quello che noi abbiamo veicolato a questi agricoltori. E da lì si apre un mondo perché le persone, una volta che acquisiscono e cambiano
il loro punto di vista, fanno poi presto a capire i benefici di un sistema nuovo, no, quando tu inizi a ridurre notevolmente i tuoi costi di produzione, vedere che la qualità del suolo migliora, quindi conseguentemente migliora il profilo organolettico di quello che tu produci, che vuol dire vendere a migliori prezzi. Ti accorgi che grazie a questo nuovo sistema diminuisci l'acquisto di cibo, perché riporti il sistema dalla monocultura alla policultura, quindi dove magari hai un prodotto principale che nel nostro caso è il caffè, ma potrebbe essere grano, mais, olive o quello che vogliamo, ma poi insieme a quello tante altre piccole cose che migliorano l'economia della casa, cibi complementari, medicine, eccetera, eccetera. Finanche fertilizzanti, antiparassitari, tutto quello che l'agricoltore prima comprava dall'azienda di sottoprodotti del petrolio ha riscoperto la possibilità di farselo da solo, con quello che trova nel proprio campo e soprattutto questo vale maggiormente nel mio mondo della foresta amazzonica, dove ancora sono vive le culture indigene ancestrali, ma lo stesso concetto potremmo applicarlo anche da noi, la riscoperta dell'orgoglio delle proprie radici e quindi riscoprire che i propri nonni, i propri genitori avevano da sempre, in maniera magari anche senza rendersene conto, da soli applicavano tutta una serie di tecniche e metodologie antiche che venivano dalla notte dei tempi, da una profonda conoscenza dei sistemi naturali ed ecologici del loro contesto e oggi le riapplichiamo perché la scienza ci è arrivata facendo un giro lunghissimo, finalmente siamo arrivati a riscoprire quelle tecniche, magari ad affinarle un pochino grazie al conoscimento, alla conoscenza scientifica. Scusate il mio italiano pessimo, ma si mescola con lo spagnolo e l'inglese vivendo prevalentemente all'estero. Quindi la scienza ci ha permesso di riscoprire queste cose e quindi riportare anche orgoglio alle persone di non sentirsi più, scusa il termine, ma il campesino ignorante e quindi anche che si vergogna di quel poco che sa, invece di sentirsi orgogliosi, depositari, conservatori di conoscenze che non dovevano andare perse e che sono ancora vive e che funzionano. È quella poi la cosa che noi ci interessa di più, perché fare permacultura vuol dire poi occuparsi di produzione di cibo e gestione di un territorio e ti accorgi che noi come esseri umani avevamo già tutto quello che ci serviva ben prima della famosa rivoluzione verde che i miracoli li ha fatti solo per le casse delle multinazionali e non per l'umanità, sicuramente non per la food security mondiale. Tornando al progetto, abbiam detto che nel 2005 tu arrivi in Perù, crei una rete di persone, ti inizi già a muoverti in quell'ambiente con altre attività di turismo sostenibile, eccetera. Dopodiché scopri la permacultura e il gioco è fatto e dici: "Va bene, allora qui c'è il contesto ideale in cui applicare i principi che ho appena scoperto e quindi che cosa fai?" E quindi con un paio di amici locali, uno si chiama Marziale Ortiz Espiritu ed è un noto dirigente della Federazione delle Comunità Native Yanesha, nonché siamo appunto amici e compagni di avventure dal 2005, abbiamo fondato un'associazione locale, quindi una no profit, e siamo molto orgogliosi perché attualmente il nostro progetto ha una compagnia vera e propria, una società di capitale in Olanda, in Perù, abbiamo appena aperto un nuovo centro di distribuzione negli Stati Uniti, ma noi siamo un progetto grassroots, cioè siamo nati in una comunità indigena e da lì abbiamo iniziato un percorso difficile, cioè perché siamo rimasti autonomi, quindi senza banche, senza prestiti di banche, di agenzie finanziarie oppure, non so, di fondi dello Stato, donazioni zero. Con le nostre forze siamo nati da lì, abbiamo selezionato un piccolo nucleo di agricoltori che si fidava di noi, con i quali abbiamo iniziato a dire: allora signori, da oggi se volete far parte di questo esperimento iniziate ad applicare questo protocollo, quindi un protocollo agricolo basato sulla permacultura
perché quindi ovviamente chi sa cos'è la permacultura sa che è un approccio olistico alla pianificazione e uso del territorio, quindi automaticamente di fianco al protocollo agricolo si innestano tutta una serie di altre cose che di agricolo hanno poco, ma che hanno a che fare con la parte sociale, economica, no? Quindi abbiamo iniziato a mettere delle regole, a dire guarda, allora da domani non usi più tutte queste cose, vi iniziamo a dare noi gratuitamente la formazione, quindi per come sostituire i fertilizzanti, come rivitalizzare il suolo, abbiamo iniziato a fare dei corsi di agricoltura rigenerativa, di introduzione alla permacultura, produzione di microrganismi simbiontici, tecniche di food forestry, eccetera, eccetera. Nel giro di un paio di anni abbiamo avuto i primi lotti, i primi batch di caffè pronti, li abbiamo importati autonomamente in Europa e fatti provare a degli esperti di caffè che poi sono diventati i nostri clienti e ambassador. Ci siamo accorti che il caffè così prodotto aveva un grande potenziale perché raggiungeva gli standard di qualità di cosiddetti caffè speciali, quindi profili di alto livello, organolettico, qualitativo e dietro un progetto unico a livello mondiale. Eravamo i primi che stavano applicando l'agricoltura rigenerativa e la permacultura al caffè. Quindi un prodotto totalmente sano, pulito. Abbiamo visto che la cosa poteva funzionare e soprattutto in questi 2 anni di esperimento, quindi parliamo tutto quello che avveniva tra il 2016 e il 2018, altri agricoltori si sono avvicinati al progetto perché? Perché vedevano i risultati dei primi. Quindi hanno visto i primi che hanno diminuito il lavoro che dovevano fare e iniziavano ad avere risultati molto più grandi. Per esempio, l'incidenza di alcuni parassiti del caffè, per esempio la broca. La broca è un coleottero curculionide che perfora i chicchi di caffè per metterci le uova e poi le larve, quindi chiaramente danneggia il prodotto. Miracolosamente nei nostri lotti di permacultura questo insetto è scomparso, ma è scomparso senza utilizzare alcun prodotto chimico, che in genere funziona anche poco perché essendo dei minatori sono protetti, poi sono degli insetti che vivono dentro la ciliegia del caffè, sono protetti dagli insetticidi, no? Da noi scomparvano miracolosamente perché? Perché avevamo aumentato la biodiversità dei nostri lotti di caffè, quindi abbiamo iniziato a creare delle zone cuscinetto di la famosa zona 5, no? Di vegetazione selvatica nella quale si sono iniziati a riprodurre, a riaumentare naturalmente i predatori di questo insetto, i predatori naturali, e quindi nei nostri lotti questo parassita è iniziato a crollare miracolosamente. Idem dicasi di alcuni patogeni, funghi, quali per esempio la leaf rust, che è Orroia rossa del caffè, che è un pesantissimo fitoparassita che colpisce il caffè con ingenti danni economici. E ugualmente dicasi proprio della parte fertilità, quindi dopo un primo fisiologico calo della produzione, perché i lotti prima erano come se fossero delle persone drogate che andavano avanti grazie a l'immissione di fertilizzanti chimici, e c'è stato un primo calo e poi la quantità anche, quindi la produttività è riandata in aumento con proprio visivamente l'aumento della componente organica del suolo, della biomassa nel suolo, che vuol dire poi fertilità delle piante, no? Insomma, la gente lo vedeva con i propri occhi, non erano chiacchiere, ma c'è stato questo effetto di attrattivo, di catena positiva, quindi le persone, capito, dicevano aspetta, fammelo fare anche a me, aspetta, copio anche io. E questo ancora di più chiaramente quando il caffè è arrivato in Europa e quindi abbiamo potuto pagare queste persone un prezzo che loro non avevano mai visto. Abbiamo costituito una società di capitale e trasformato questi piccoli agricoltori in soci, quindi azionisti del progetto, e queste persone quindi si sono ritrovate ad avere non più solo un caffè pagato bene, non più un caffè pagato bene, più formazione, strumenti, materiali, ma addirittura essere praticamente i coproprietari della stessa azienda che compra il loro prodotto e lo distribuisce in Europa. Quindi una rivoluzione totale che ci ha portato a quello che siamo oggi. Rimaniamo un progetto piccolo, siamo una startup, importiamo
un container e mezzo di caffè l'anno, ma non perché produciamo poco, potremmo importarne 5 volte tanto, ma non abbiamo le risorse anche economiche per farlo, perché ti ho spiegato siamo completamente indipendenti da esterni che critichiamo, vedasi il sistema bancario internazionale, ma siamo stati capaci comunque di metterci in luce nel mondo del caffè e chi è dentro il mondo dei caffè specialty, volente o nolente, ha avuto la possibilità di conoscere il nostro progetto a livello internazionale. In questo momento distribuiamo in 15 paesi diversi del mondo, quasi tutti in Europa, più Russia, Bielorussia, Giappone e Stati Uniti, e siamo diventati un po' un modello alternativo. Oggi l'agricoltura rigenerativa è un po' sulla bocca di tutti, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni è diventata il trend nel mondo dell'agrobusiness. Io dico sempre fieramente, dico noi parlavamo di questa cosa quando era veramente ancora sconosciuta, un po' di anni fa, ne siamo davvero molto, molto, molto orgogliosi per un motivo molto semplice. Abbiamo dimostrato che sì, è possibile, economicamente fattibile fare un'agricoltura di valore anche economico, perché nel mondo reale poi ci si ferma sempre lì e quindi è possibile farlo producendo qualcosa che abbia un significato benefico anche per l'ambiente e per le persone, perché fino anche all'ultimo dei consumatori, come si dice, gode di questo prodotto, non solo nella sua bontà, ma nel sapere che sta bevendo, mangiando un prodotto che fa bene all'ambiente, non riduce i danni, ma aiuta a curare l'ambiente e curare le persone, perché questa è la magia della permacultura e dell'agricoltura rigenerativa, la possibilità di veramente risanare il mondo e creare dei modelli che rigenerino l'economia, la struttura sociale di un contesto e il suo ambiente. È un progetto veramente virtuoso e stupendo, quindi ti faccio i miei complimenti perché è pazzesco quello che sei riuscito a fare e mi interessa, capire, dicevi è un progetto che non si ferma solo alla parte agricola, quindi capire anche come è strutturato in una progettazione in permacultura le attività complementari all'interno della comunità Yanesha in cui operi. Innanzitutto un piccolo appunto, appunto siamo nati in una comunità Yanesha, poi ovviamente il progetto dai 18 iniziali è andato ad abbracciare 42 famiglie nel suo momento più grande, è un processo dinamico, quindi ci sono sempre nuovi integranti, qualcuno che magari fuoriesce per svariati motivi, vedasi anche la morte purtroppo per Covid di alcuni agricoltori anziani in questi anni o perché magari qualcuno non ha voluto veramente abbracciare fino in fondo alcuni concetti. Quindi dalla comunità Yanesh ci siamo poi espansi su anche altre comunità non indigene, sempre della stessa provincia. Come ben detto, non si tratta solo di agricoltura di caffè, quindi abbiamo iniziato nell'ottica olistica della progettazione permaculturale, a prevedere, a integrare sia in ambito comunitario che nell'ambito delle singole famiglie tutta una serie di attività extra che fossero di supporto a quella stagionale che è il caffè o il cacao. Quindi abbiamo iniziato a sviluppare attività di, chiamiamole ecoturismo, o turismo rurale. In particolare noi abbiamo sviluppato delle attività con, diciamo, che abbiano come obiettivo gli studenti del mondo occidentale. Quindi abbiamo portato in questi anni diversi gruppi di turisti, studenti, in quelli che in inglese si chiamano programmi di service learning, servizio apprendimento. Quindi portiamo studenti in genere di Stati Uniti e Europa che vengono per darci una mano come volontari, diciamo nelle ore diurne, di giorno, e poi il pomeriggio sera noi gli diamo a nostra volta dei corsi di sviluppo sostenibile, permacultura, leadership e quindi questi ragazzi l'idea è che tornino nel loro mondo con una visione un po' diversa, meno stereotipata su quello che è un paese in via di sviluppo, che termine che non amo molto, visto che potremmo per alcuni versi usarlo anche per il nostro stesso paese, quindi non vedo perché dobbiamo usarlo in maniera inappropriata per altri.
Per noi è stato molto importante anche questa attività perché ci ha permesso di portare ragazzi, persone lì e attuare anche degli scambi, quindi scambi anche che abbiano un valore locale per altri ragazzi, acquisire, anche loro una visione diversa, creare sono nati dei piccoli amori tra un ragazzo locale e una no, scambi anche commerciali, perché magari uno è tornato a casa sua e poi ha iniziato a portare, non so, magari artigianato tramite una famiglia che ha conosciuto. Quindi un supporto, come abbiamo detto, anche economico a 360 gradi a chi faceva parte di questo progetto, ma poi abbiamo sviluppato anche attività legate alla sicurezza sanitaria, per esempio, sempre grazie a volontari che sono venuti. Sono vari anni che collaboriamo con una ONG americana che si chiama Project Cure e facciamo delle piccole distribuzioni di materiale medico nelle comunità della riserva della biosfera, quindi andando a distribuire materiale medico anche di un certo valore, defibrillatori, misuratori di glucosio, eccetera, nei vari posti di salute. Ne abbiamo attualmente uno dei nostri soci è in Oxapampa per svolgere una di queste attività e poi sempre tramite il supporto anche economico di volontari che son venuti abbiamo contribuito, non so, alla ristrutturazione di alcuni posti di salute o comedores comunali, quindi diciamo mense scolastiche o comunali. Quindi è un'attività importante e poi da un paio d'anni abbiamo sviluppato anche dei percorsi legati allo sciamanesimo e alla medicina, alla sanazione personale, facendo conoscere al mondo occidentale o insomma ai turisti che vengono a visitare i nostri progetti di permacultura anche un approccio diverso a quello che è la cura delle persone, cura di corpo, spirito e mente, diciamo che sono un tutt'uno poi secondo la visione indigena locale, ecco. Quindi facciamo permacultura a 360 gradi. Per noi la permacultura è questo, è un approccio completo alla gestione e all'uso di un territorio, come t'ho ripetuto, più volte, che ovviamente parte, no, dall'osservazione, dallo studio. Non mi sembra ora questo il contesto di andare a parlare delle metodologie di permacultura, ma l'idea è quella, cercare di avere un approccio quanto più comprensivo, totale. Mi piace questa parola olistico al territorio perché appunto comprende la parte agricola, la parte spirituale, la parte culturale e vanno tutte veramente a braccetto. E una persona che è in grado di riscoprire le proprie origini, rivalorizzarle, anche culturali, automaticamente va poi a riscoprire l'importanza della protezione del territorio, l'importanza della protezione della biodiversità e il che vuol dire poi proteggere la salute delle persone, proteggere, anche il territorio. Per esempio in Italia che abbiamo tanti di questi disastri da dissesto idrogeologico che sono tutti poi spesso dovuti a maluso del territorio, quindi una sbagliata pianificazione di dove costruire le case, di dove tagliare gli alberi o di dove impiantarne di nuovi. Tutte cose che magari i nostri bisnonni sapevano in forma diversa, ecco, come avviene lì in Amazzonia. Quindi l'uso per esempio di tecniche di agricoltura itinerante a basso impatto sul territorio, oggi chiaramente più difficili perché son cambiate tante cose, c'è la proprietà privata, quindi difficilmente un agricoltore può muoversi nel bosco e cambiare ogni 2 anni il proprio campo agricolo, però all'interno di grosse estensioni ancora possono essere praticate delle forme di rotazione che non abbiano forti impatti sulla foresta. Questo è un po', la nostra visione, sappiamo che non può essere applicata ovunque nella stessa maniera, ma credo che comunque chiunque ci possa un po' copiare e prendere spunto e poi applicare, al proprio contesto quello che di buono abbiamo fatto, almeno nel mondo del caffè. Un'altra cosa che mi aveva veramente, catturato l'attenzione era la questione delle aree di conservazione privata che c'è in Perù e che è una cosa che mi Sì. sembra meravigliosa, che vorrei che me la raccontassi un po'. Sì, anche a me pare meraviglioso. Ecco, questo anche riguardo al discorso di prima, paesi in via di sviluppo o meno.
In Perù hanno uno strumento bellissimo, cioè lo Stato ha creato questo strumento bellissimo che sono le ACP, aree di conservazione privata. Cioè ogni singolo cittadino ha la possibilità di trasformare il proprio pezzo di terra agricolo o agroforestale in un'area di conservazione privata, quindi fa chiaramente un processo di riconoscimento attraverso le autorità locali, quello che è il loro ministero, diciamo, delle politiche agricole e forestali, processo anche abbastanza semplice, dinamico, generalmente prende meno di un anno, tra i 6 mesi e un anno. Viene fatta una zonificazione del territorio, indipendentemente dalle dimensioni, no? Come sappiamo anche in agricoltura, vengono identificate aree di conservazione stretta e aree di uso misto, all'interno delle quali sono ammesse una serie di attività sostenibili, dall'agricoltura organica al turismo, ecoturismo, artigianato, eccetera. E questa area viene riconosciuta quindi come area di conservazione e inserita nel sistema delle aree protette nazionali, quindi che ha al suo vertice i parchi nazionali, poi i parchi regionali, eccetera, e infine all'ultimo gradino le aree di conservazione privata. Rimangono aree private, quindi chi ha investito su quel terreno ne rimane il proprietario, potrà venderla un domani e anche farci un suo guadagno o farci l'attività economica, ma è per sempre protetta. Quindi quel pezzo di terra per sempre sarà protetto dalla deforestazione, dalla cementificazione, dalla lottizzazione soprattutto. E soprattutto questo permette poi al proprietario di accedere a tutta una serie di benefici economici, per esempio avere la ridistribuzione delle quote legate alla protezione delle sorgenti dell'acqua e quindi le compagnie che si occupano della distribuzione di acqua potabile, no? Come da noi in Italia, ridistribuiscono ai proprietari delle aree di conservazione privata le quote, una quota delle bollette che loro riscuotono dagli utenti. Chi ha un'area di conservazione privata può accedere ai pagamenti ambientali, quindi per esempio le quote di assorbimento di anidride carbonica, di carbonio, di CO2 e tanti altri servizi. Quindi per me è uno strumento veramente avveniristico perché spinge chi ha dei terreni o chi ne vuole acquistare a proteggerli e a farne un uso realmente sostenibile perché ha un valore economico. E la cosa bella è che poi questa protezione si perpetua nel tempo perché appunto dopo rimane perpetua, io potrò venderti il mio terreno, ma tu a tua volta dovrai farne quell'uso lì per sempre. Ed è bellissimo, secondo me, se esistesse anche in Italia, probabilmente o anche in Europa si assisterebbe, no, a una crescita di queste reti e di persone che vanno a investire in ottica diversa sui terreni. E devo dire che in Perù questo avviene, per esempio nella nostra area vi sono moltissime persone che hanno iniziato dal 2015 a oggi a comprare pezzi di terra, trasformarli in aree di conservazione private più o meno grandi, si sono messi in rete, esiste una rete molto bella che si chiama RIACO, rete delle aree di conservazione della provincia di Oxapampa, poi ognuno ha dato la sua identità alla propria area di conservazione privata, quindi ci sono quelle più agricole, quelle più legate proprio alla conservazione stretta, che quindi portano bird watchers, amanti della natura, altri che invece magari sono dedicati prettamente al turismo. Però ecco, è molto bello secondo me, perché dà la possibilità a tutti noi di partecipare alla protezione del territorio, non più solo così per il cuore, ma un pochino anche con un occhio alla parte economica, che fa sempre è il motore, no, il volano oggi di tutto. Certamente. Tornando un po' alla invece a Seven Elements, l'azienda ormai dicevi è cresciuta, avete dei soci in Olanda e anche in Italia avete integrato proprio tutta la filiera, giusto? Sì, esatto. Il progetto è nato in Olanda semplicemente perché io personalmente ero tornato in Europa nel 2018 a vivere in Olanda, mia figlia studiava lì, per motivi della vita mi sono ritrovato a vivere ad Amsterdam e è nato il progetto lì. Poi, quando noi abbiamo avuto bisogno di un po' di capitali per crescere e rimanere autonomi, come ti ho spiegato, abbiamo aperto le porte a quelli che erano
alcuni nostri clienti innamorati del progetto, che quindi sono diventati clienti e ora sono in certo qual modo anche produttori di una parte del loro stesso caffè. E ora siamo un nucleo di 6 soci amici e quest'anno stiamo cercando di crescere ulteriormente, quindi stiamo avviando una piccola attività di crowdfunding per cercare di sviluppare ulteriormente il nostro progetto, perché in Perù abbiamo tantissime persone che bussano alla nostra porta, anche al di fuori dell'area di Oxapampa. Il Perù è un paese grandissimo. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a collaborare con degli agricoltori anche nella regione di Cusco, quindi cerchiamo la maniera di poter crescere anche qua in Europa e stiamo cercando chi abbia voglia di investire sul nostro progetto o perché ne ha un interesse diretto in quanto torrefattore o all'interno del mondo del caffè, ma non solo, ecco, quindi abbiamo cercato di far fronte a, diciamo, la parte economica in questa maniera, no? Quindi trasformando un po' quello che è un'azienda di capitale in una struttura simil cooperativa dove chi abbia voglia di investire sulla rigenerazione e sulla protezione possa farlo, perché anche noi a nostra volta abbiamo una micro area di conservazione privata e attraverso questo crowdfunding vorremmo poter accedere a un'area più grande e da usare come campo scuola. Ecco, in realtà in questo momento abbiamo un piccolo pezzo di terra di 1 ettaro che si chiama Nucleo di Resistenza Ecologica La Lupuna, dove abbiamo creato una piccola food forest, un bosco commestibile tropicale di circa 1 ettaro e un campo scuola dove sono, diciamo, visibili tutte le varie metodologie che poi noi insegniamo dalla consociazione all'uso di biochar nel suolo a un po' di tutto. Quindi lì dentro abbiamo apicultura, abbiamo caffè, abbiamo diciamo agricoltura sintropica, chop and drop come Ernst Gotch insegna in Brasile e tutto questo in un terreno che era un ex pascolo e l'unica cosa importante che aveva è questo albero gigante di lupuna, che è un albero di oltre 200 anni, gigantesco, che non si sa per quale motivo è stato risparmiato e abbiamo le foto di quello che era un puro pascolo pochi anni fa e oggi è un bosco in parte rigenerato da noi attraverso, grazie a tanti volontari che sono venuti, quindi opera di riforestazione e poi grazie anche alla natura, perché quando tu poi avvii le cose, la natura fa il resto, quindi poi sono arrivati tanti alberi, piante locali nati da soli tramite l'autorigenerazione di madre natura. Chi lo guarda oggi non ci crede, io dico guarda qua 5 anni fa era solo erba e invece oggi abbiamo tantissimi alberi, poi in ambiente tropicale, sai, è tutto molto più rapido, cresce tutto molto rapidamente ed è un bellissimo posto, vorremmo accedere a qualcosa di più, è motivo per il quale, ecco, stiamo cercando anche di fare un crowdfunding per proteggere più foresta. È un progetto bellissimo, Giorgio, e continuo a pensare, raccoglie veramente tutti i tre principi fondamentali della permacultura, quali la cura della terra, la cura delle persone e la condivisione delle risorse. E quindi veramente complimenti, complimenti, bellissimo. Grazie mille. Valentina, ti invitiamo poi tutti i tuoi ascoltatori anche a venirci a trovare. Come abbiamo detto, facciamo delle piccole attività turistiche. Noi siamo sempre aperti a visite, a far conoscere dal vivo quello che facciamo. Speriamo per motivare le persone. E quindi da marzo a novembre siete sempre i benvenuti, anche negli altri mesi, ma è la stagione delle piogge, evitiamo di invitarvi in quei periodi, ma è un'esperienza anche quella, quindi non si sa mai. Giorgio, il nostro tempo sta per finire. C'è qualcosa che vorresti aggiungere? Sì, vorrei aggiungere un messaggio per tutti, cioè quando facciamo la spesa e compriamo qualsiasi cosa, dal caffè all'olio alla pasta, cerchiamo di farlo con consapevolezza e magari spendendo qualcosina in più, poi ci accorgeremo che quel qualcosina in più in realtà è qualcosa in meno per le nostre tasche e tanto di più per la nostra salute e anche per il nostro cuore.
nel senso che oggi abbiamo la possibilità di comprare e scegliere e cerchiamo di supportare chi fa produzione di cibo in forma etica e in forma sana. Questo vale, come ho detto, dal caffè al tonno. Le scelte ci sono e sono alla portata di tutti, quindi basta volerlo e attraverso questo gesto in realtà possiamo fare un'enorme differenza come cittadini, come consumatori e muovere anche i grandi mercati, quindi non sottovalutate la potenza delle vostre scelte. Bellissimo, stupendo. Giusto per concludere, il vostro caffè quindi è disponibile in Italia, in Europa, ci sono diversi siti su cui è possibile acquistarlo. Vi si accede dal vostro sito, poi metterò i contatti sulla descrizione dell'episodio. Beh, grazie. Sì, beh, nel nostro sito, nella sezione dove trovarci, ci sono i link a tutti i nostri clienti in giro per l'Europa, Italia compresa, senza fare poi pubblicità a uno in specifico, poi magari ci scordiamo qualcun altro, ma la facciamo a chi invece ne merita. Quest'anno abbiamo fatto una bellissima collaborazione con Emergency, che è molto conosciuta, la ONG creata da Gino Strada che opera in tutti i teatri di guerra nel mondo, a politica, e abbiamo fatto un caffè speciale per Emergency che è in questo momento disponibile in tutti gli info shop di Emergency in Italia e anche sul loro sito online. È un nostro lotto che si chiama La Lupuna, in onore dell'albero sacro al centro del nostro nucleo di resistenza ecologica. Quindi è un caffè sviluppato per questa ONG e tutti i ricavati della vendita vanno a supporto delle attività di Emergency nel mondo. Quindi per chi volesse provare un po' il frutto del nostro lavoro, credo che sia una bella maniera per farlo e fare un bel regalo utile. Io, Giorgio, ti ringrazio, è stata una bellissima conversazione, grazie di essere stato ospite di Permacultura con te. Ci beviamo un caffè? Sì, volentieri, grazie volentieri, buon caffè e un saluto a tutti gli spettatori e poi a te in particolare ti aspettiamo a Oxapampa. Grazie di nuovo a Giorgio Piracci per essere stato ospite di Permacultura con te. Troverai i suoi contatti e riferimenti nella descrizione dell'episodio. Spero davvero che questa chiacchierata ti sia piaciuta. Nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura. Per non perderteli, iscriviti al podcast. Grazie e buona permacultura. Ciao!